Dopo Roma-Inter 0-1, giustamente qualcuno di voi nei commenti mi ha scritto che ho sbagliato, che ho commesso un errore, perché al fischio finale della partita, nella concitazione del momento, ho detto abbiamo rischiato, ma comunque abbiamo vinto. E sapete che dopo più di 3 ore di diretta, così a caldo, ritmi altissimi, eccetera, al fischio finale può scappare l'errore, lo scivolone. Ed è un errore perché no, l'Inter non ha rischiato, l'Inter ha vinto meritatamente su un campo difficile e alla fine della partita vado a vedere il migliore in campo praticamente è stato il portiere della Roma, che più di una volta ha salvato la porta. Quindi in un turno di campionato così complesso in cui tutte le big, tutte quelle che lottano lassù in alto hanno avuto delle difficoltà e hanno vinto grazie anche a dei vantaggi arbitrali, perché hanno avuto dei vantaggi arbitrali indiscutibili, l'Inter con la partita più difficile sulla carta, perché la Roma in trasferta è più difficile dell'Empoli, è più difficile dell'Udinese in casa, è più difficile della Lazio in casa, nonostante il livello dell'avversario e la difficoltà della partita, nonostante l'arbitro, l'Inter comunque ha vinto e ha vinto bene. Per fortuna poi il giorno dopo io mi riguardo la partita a freddo, mi prendo i miei appunti, mi analizzo un po' di cose, così posso riproporvi anche questo format che 2 settimane fa vi era piaciuto moltissimo, quindi mi ha fatto piacere e mi fa piacere riportarvelo. E allora ecco le 8 cose che forse non avete visto in Roma-Inter, che magari vi sono sfuggite e ci permettono di fare delle considerazioni anche più ampie il giorno dopo la partita. Ben ritrovati amiche e amici passioniteristi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così ci aiutate a raggiungere i 70.000 iscritti, siamo veramente ad un passo. Clic sul tasto iscriviti e arriviamo subito ai 70.000. Allora, le cose che ho notato io, magari voi ne avete notate altre, quindi magari scrivetemele nei commenti, al di là di quelle che sono le considerazioni più superficiali di quello che si è visto in partita, cerchiamo di andare un pochino più in profondità e di andare un po' sulle cose curiose. Ve le propongo in ordine sparso, in ordine un po' casuale. E parto dalla fine perché mi ha colpito e mi ha sorpreso il finale dove al fischio, al triplice fischio dell'arbitro, diversi giocatori dell'Inter a partire da Thuram si sono praticamente buttati a terra, si sono gettati a terra, erano praticamente cotti, sembrava di vedere quelle scene da finale di Champions o finale di una coppa, proprio ultimissime partite in cui è finito tutto, ti butti giù a terra, non ne abbiamo più, siamo stremati. Ecco, eh, un'immagine che ci testimonia un grosso dispendio fisico, sicuramente gambe pesanti su un campo assolutamente pesante come quello di ieri sera, ma anche un grande dispendio mentale di una squadra che poi nel finale si è chiusa a protezione dell'area di rigore e ha speso tanto per portare a casa una vittoria che era decisamente importante in una partita che è stata comunque cambiata nel piano gara, rivoluzionata dagli infortuni che inevitabilmente ti portano a cambiare tutto, perché ti giochi 2 slot dei cambi subito nel primo tempo, tutto il piano partita viene completamente ribaltato, soprattutto se quei 2 giocatori sono 2 perni centrali di cui tra pochissimo parliamo. Quindi mi ha molto colpito quell'immagine, pensavo che quest'Inter ai blocchi di ripartenza dopo questa sosta per le nazionali potesse essere già pronti via subito più brillante, un po' sulla falsariga di quello che ci aveva fatto intravedere prima della sosta. Evidentemente c'è bisogno ancora di togliere qualche scoria, qualche fatica per poter partire. Adesso c'è lo Young Boys, qui mi aspetto tante rotazioni perché contro la Juventus l'Inter deve essere al top, ma ci sono degli acciacchi e degli intoppi che ci conducono al punto numero 2. Cialanoglu è arrivato il comunicato ufficiale, ha avuto una elongazione sostanzialmente agli adduttori della coscia sinistra, e si parla comunque di qualche giorno. Io in questo momento non ho altre notizie, ma temo fortemente che sia a forte rischio la sua presenza anche contro la Juventus. Quindi per me se ne riparla dopo la Juventus con ogni probabilità. Però ecco, è emerso, cosa che forse non sapevate, che Cianoglu aveva qualche problemino, non era al meglio già prima di questa partita. E allora non si poteva risparmiare, non si poteva preservare in questa gara. È vero che c'erano delle assenze, però ecco, adesso questa è un'assenza veramente pesante in vista delle prossime gare. Una cosa che vi faccio notare è che gli acciaccati o comunque tanti giocatori dell'Inter hanno risentito di queste nazionali, o comunque Zielinski, Cialanoglu e Aslani, se non sbaglio, hanno giocato tutte e 2 le partite per intero con le rispettive nazionali e si sono fatti male tutti e 3. Bastoni e Di Marco pure hanno chiuso sulle gambe, erano stanchissimi, eppure hanno giocato praticamente tutte e 2 le partite con le nazionali, pochi minuti risparmiati a Di Marco. Quindi sono stati spremuti, hanno avuto delle difficoltà che si sono poi riversate sull'Inter. Qua ho letto tanti commenti anche durante la live, in tanti hanno cominciato a dire ecco, non è vero le nazionali, il punto è che abbiamo una squadra vecchia troppo in là con l'età.
Potrebbe essere anche questo, c'è da dire che Asllani è giovane e si è fatto male lo stesso, la Juventus, che è la squadra più giovane in Serie A, che viene presa da tanti a modello su come si dovrebbe fare il mercato, nell'ultimo weekend aveva molti più infortuni di noi, quindi il discorso dell'età conta fino ad un certo punto. C'è un discorso di preparazione che sicuramente è stata diversa la scorsa estate, in vista di una stagione che si chiuderà a metà luglio probabilmente, quindi qualcosa in questo sta creando qualche difficoltà in questo avvio di stagione dove gli infortuni sono più del solito. Terzo punto, Marcus Thuram. Che voto date alla partita di Marcus Thuram? Vi aspetto qui sotto nei commenti, perché secondo me la partita di Thuram è stata generalmente sottovalutata. Sono andato a prendermi dei dati, ha creato 0,4 di expected goal, quindi era più atteso il gol di Thuram rispetto a quello di Lautaro, visto che Lautaro chiude con uno 0,18, meno della metà. Ehm, Rispetto al solito poi Thuram, ve lo faccio vedere anche con una grafica per chi ci segue in video, se ce la facciamo il report Serie A ha qualche problema in questi giorni. Ha giocato in una posizione, il 9 e il 10, li vediamo in questa posizione, molto vicina a Lautaro Martinez, piuttosto bassa rispetto al solito, chiaro che si giocava anche in trasferta, quindi anche quello è inciso, però ha giocato veramente molto vicino a Lautaro quando di solito come posizione media Thuram è più verticale, è più alto e Lautaro gli gioca più alle spalle. Nel secondo tempo questa cosa è stata ancora più evidente con Thuram che mediamente è stato più basso di Lautaro Martinez. C'è da dire che poi Thuram nel finale ha abbassato la sua posizione media anche per aiutare la difesa. Però c'è stato proprio un Thuram mediamente più indietro, molto più vicino, con un lavoro molto importante nel portare via Ndicà, il difensore centrale della Roma, per favorire poi anche il lavoro di Lautaro, per favorire anche gli inserimenti. Il piano gara secondo me era stato impostato così anche per poter favorire un Barella che si sarebbe potuto sganciare un pochino di più, con Darmian a fare più da protezione. L'infortunio di Ciala che ha fatto spostare Barella lì in mezzo chiaramente ha cambiato un po' questo piano gara, ma non ha cambiato, ecco, il lavoro di un Marcus Thuram che ha cercato molto spesso gli allunghi e per me ha fatto una partita veramente importante, provando di più il tiro. Questa è una cosa bonus che vi segnalo perché non ho dei dati per poterlo dimostrare, però io ho avuto la sensazione che dopo quella partita, adesso mi sfugge la partita in cui Inzaghi a fine gara dice non dobbiamo entrare dentro la porta, dobbiamo provare di più il tiro. Mi sa Genova, mi sa già la prima giornata contro il Genoa. Io durante la partita ho detto ma perché non tiriamo? Tirate in porta il nostro tormentone. Inzaghi dopo la partita, anche lui lo dice, lo sottolinea, e da lì in poi a me sembra che l'Inter abbia cominciato a tirare sempre un pochino di più, stia tentando di più il tiro anche dalla distanza. E datemi un po' i vostri feedback se siete d'accordo su questa cosa. Anche Thuram sta provando di più il tiro. Numero 4, gli episodi arbitrali. Dobbiamo parlarne, perché so tanti adesso arriveranno, non dobbiamo parlare degli arbitri, non parliamo degli arbitri, non facciamo il vittimismo, eccetera, eccetera. No, degli arbitri bisogna parlare perché in campo vanno 3 squadre e così come giudichiamo le prestazioni delle 2 squadre che si scontrano col pallone, dobbiamo giudicare la prestazione anche di quello che fischia, di quello che dovrebbe essere il disciplinatore di questa partita. Cristante Thuram. Ho ascoltato la spiegazione di Luca Marelli, che mi lascia qualche perplessità. Non è stato espulso Cristante perché? Perché per essere una chiara occasione da gol ci sono 4 principi che devono essere rispettati e c'è un dubbio sul principio dell'ultimo uomo, cioè della possibilità che un difendente possa intervenire su quell'azione. C'era Ndicà che potenzialmente sarebbe potuto arrivare sul pallone dopo il contrasto Cristante-Thuram e quindi questo secondo quello che dice Luca Marelli, porta il VAR a non intervenire sostanzialmente, a dire è una decisione che deve prendere l'arbitro. Però qui io ci vedo francamente tanti errori perché intanto non è stato nemmeno fischiato fallo, come si fa a non fischiare fallo lì. Poi se proprio vuoi estrai il cartellino giallo, se non vuoi dare il rosso del Dogso. Ma per me, ecco, rimane una scelta incomprensibile alla luce poi di quello che abbiamo visto anche sugli altri campi tra il Lecce, il Milan e la Juventus. Manca un rosso che avrebbe condizionato la partita chiaramente e però lo accettiamo. Ma c'è stato un altro episodio, visto che qui parliamo delle cose che forse non avete visto, che mi ha molto incuriosito. Ne ho parlato oggi con un arbitro per capire che cosa è successo, perché io qui non avevo capito. C'è questa azione in cui l'arbitro Massa tocca il pallone, quindi ferma l'azione,
e si deve ripartire con l'arbitro che la rimette in gioco. Allora, intanto l'errore è che l'arbitro, se viene toccato, non deve interrompere subito il gioco, perché se il tocco non avvantaggia nessuno e non cambia il possesso, non si deve fermare il gioco e si deve continuare a giocare. Quindi qui già sbaglia a fermare il gioco. Ma una volta che l'hai fermato, l'arbitro deve garantire 4 metri di distanza a chi prende il pallone dagli avversari. Quindi gli avversari, in questo caso i giocatori dell'Inter, devono essere a 4 metri di distanza da Cristante. L'arbitro non li fa rispettare, dà il pallone a Cristante, l'azione parte. Frattesi prende il pallone e guardate, per chi ci sta seguendo in video, come sta già partendo in campo aperto in contropiede, e qui poi viene fermato con Frattesi che sta andando in contropiede. Siamo ancora molto lontani dalla porta, non è una chiara occasione da gol, ma è una potenziale grande occasione con Frattesi, che già nel primo tempo comunque ci ha fatto vedere di poter essere importante in queste situazioni qua. Quindi viene fermato, l'arbitro si rende conto che ha fatto una sciocchezza, fa il gesto del 4 e dice: "Non sono stati rispettati i 4 metri di distanza, dal giocatore". Però ecco, dovevi farli rispettare prima. Una volta che hai fatto partire l'azione, Cristante sbaglia perché dà quel pallone e lo passa a Frattesi, l'errore lo hai commesso, punto. Non puoi forzare così il regolamento per tornare indietro. Quindi molte, molte perplessità. Quinto punto, l'Inter chiude nel finale col 5-4-1. In live ho detto, abbiamo imparato la lezione del derby, cioè quando hai delle difficoltà, come eravamo in difficoltà nel derby, è giusto trovare anche altre vie per portare a casa la partita. Non devi passare sempre per forza nell'ostinazione di andare a giocare in maniera classica, con cui rischiamo anche di scoprirci. Puoi anche sporcarti un po' di più il vestito in alcune situazioni, come in questa. 5-4-1, modulo finale per chiudersi, proteggere l'area e provare a ripartire. I fatti hanno dato ragione ad Inzaghi. Certo, se avesse perso saremmo qui a dire: "Ah, ti sei chiuso, non devi chiuderti", però era evidente che l'Inter non ne avesse, secondo me, ieri dal punto di vista fisico, e doveva affidarsi anche a questo tipo di giocate, e per me lo ha fatto bene. Sottolineo, a tal proposito, mi collego al punto 6, il buonissimo impatto dei subentrati. Mi sono piaciuti praticamente tutti. Correa, che è entrato comunque per lottare, De Vrij, che ha preso le misure a Dovbyk e tra poco ne parliamo, Frattesi decisivo con le sue giocate, con le sue incursioni e il pallone rubato a Zalewski, Bissek bene ancora una volta a sinistra, Inzaghi che sta schierando sempre di più Bissek a sinistra ed è una traccia da tenere sotto osservazione. Dumfries soprattutto, ne ho parlato in live, l'ho detto subito, mi è piaciuto molto Dumfries, sicuramente favorito di una partita che si stava aprendo, però è evidente che Dumfries rispetto a Darmian ti dà qualcosa in più, come atletismo, come potenza fisica, lì sulla fascia sono fattori molto molto importanti. Mi è piaciuta molto anche l'attitudine con cui è entrato. Immagino che giocherà di nuovo contro lo Young Boys, se dà ulteriori conferme contro la Juventus, secondo me può mettere in difficoltà Inzaghi, che di base parte ancora da Darmian, ma per me, ripeto, Dumfries deve partire titolare per alzarci un po' il livello sulla fascia. Verso la conclusione, numero 7, Barella regista, è un tema. Già l'anno scorso, se vi ricordate, avevo fatto notare come nei numeri, nei dati che vi avevo portato, Barella stesse diventando sempre più equilibratore. Dicevo, in un futuro lontano potrebbe convertirsi lì, in quella zona di campo lì, Barella. In questo momento, ecco, in questo Roma-Inter, per me è promosso l'atteggiamento di Barella, perché tornava dall'infortunio anche lui, e quindi questo va assolutamente ricordato. In una situazione di emergenza si sposta lì al centro e quindi va premiato questa sua attitudine sicuramente. Però c'è da dire che è un ruolo su cui deve ancora lavorare tanto, secondo me. È stato il miglior giocatore della partita per palloni recuperati, è il giocatore dell'Inter che ha giocato più palloni, proprio in termini numerici di quanti ne ha toccati, ed è di gran lunga in assoluto della partita il giocatore che ha percorso più chilometri, quindi ci ha messo anche tanta corsa e tanta intensità. Però mi ha dato l'impressione che l'Inter con lui in regia avesse un pochino meno sfogo nell'azione quando prova a partire da lui appunto come primo regista, e nel finale poi ci sono state un paio di gestioni del pallone un po' troppo frettolose e con un paio di imprecisioni che hanno rischiato di concedere delle occasioni alla Roma, mentre un giocatore di quell'esperienza lì, in quella zona lì, secondo me deve gestirle meglio. Quindi attenzione anche a questo. In chiusura, punto numero 8, oltre a De Vrij, che dicevo ha avuto un attimino di sbandamento su Dovbyk appena entrato al posto di Acerbi, ma poi ha preso le misure e lo ha annullato, è cresciuto secondo me anche Pavard nel passare dei minuti, un Pavard che è sempre sotto osservazione, però
chiudiamo una partita in trasferta senza prendere gol, da una squadra che ha delle difficoltà in finalizzazione, ma ha comunque tanti giocatori offensivi forti, e Sommer praticamente ha dovuto parare solo cose poco pericolose, poco rischiose. Quindi qui secondo me c'è tanto merito di De Vrij e Pavard, di cui vi condivido anche dei numeri che, secondo me la dicono lunga, perché, De Vrij 4 salvataggi, 1 tiro bloccato, 1 intercetto e 2 tackle totali, 2 contrasti su 2 vinti, sui duelli aerei 1 solo e lo ha perso, solo 3 possessi persi. Pavard 2 salvataggi, 3 tiri bloccati, 1 intercetto, 1 tackle totale, è stato dribblato 1 volta, ha vinto 1 contrasto su 3 e ha vinto 1 duello aereo su 2. Sono dei numeri, ve lo assicuro, buoni dati, buoni numeri, sicuramente, e quindi c'è anche molto merito loro, secondo me, nella protezione di Jan Sommer, costringendo la Roma a tirare da lontano o in maniera poco pericolosa. Meriterebbe una citazione a parte anche Mkhitaryan, che ha fatto un'altra ottima partita in crescita, e lo ha sottolineato, lo ha riconosciuto lui stesso nel post partita molto bene dopo il periodo di appannamento iniziale, e vista anche l'emergenza a centrocampo, Mkhitaryan si farà tutta la settimana piena e poi gli altri 2/3 di centrocampo a rotazione sicuramente, quindi importante recuperare Mkhitaryan. Questi sono un po' gli elementi, le curiosità anche che mi sono appuntato, ecco, da questa partita. Ce ne sarebbero tante altre che quindi analizzeremo nella diretta delle 19:30 questa sera. Fatemi sapere un po' anche voi che cosa ne pensate delle mie considerazioni, che cosa ne pensate anche voi di questa partita, e se avete altre osservazioni da sottopormi. Vi ricordo di fare un salto su passioneinter.club, dove alle 22, come ogni lunedì, c'è l'appuntamento con i nostri abbonati che possono interagire con me e con il nostro staff con cui parliamo e chiacchieriamo sugli argomenti caldi del momento, in vista anche della prossima partita di Champions. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.